Anche se il trapper ha un potere molto semplice, non pensare che sia altrettanto semplice capire come utilizzarlo. Infatti gli add-on che usi cambiano radicalmente il tipo di gameplay che dovrai applicare, quindi con lui più di tutti ritengo che ogni build dovrebbe avere una strategia ben specifica. Lo so, il titolo vuole essere provocatorio, ma ti garantisco che con la mia strategia puoi ottenere degli ottimi risultati. Il trapper è un killer che soffre molto di team che comunicano tra loro, basterà indicare la posizione della trappola e sarà per loro super semplice portare un buon risultato a casa. Ma con questa strategia voglio che siano loro a mettersi sulle mie trappole e vi spiegherò tutto in avanti. La strategia consiste nell'identificare fin dall'inizio i 3 generatori più vicini e di difendere quelli ad ogni costo. Poi procedo con l'identificare tutti i vault delle aree vicino ai 3 gen che mi sono prefissato di proteggere e posiziono le trappole vicino ai luoghi di salto, ignorando tutti i pallet. I pallet andranno ignorati perché risultano essere un problema momentaneo a differenza dei vault. Per cui, se decidi di attuare questa strategia, hai il compito di non rispettare mai i pallet, fiondati per cercare di portare a segno un hit anche quando sai che ti stanneranno. Sbarazzarti dei pallet il prima possibile, soprattutto nell'area del trigen, è proprio quello che vuoi. Il nostro add-on viola purtroppo non ci permetterà di poter riposizionare le tagliole, d'altra parte però avremo il vantaggio di averle già tutte tra le mani e questo ovviamente ci farà guadagnare del tempo. Un'altra parte delle trappole andrà posizionata proprio lì, a ridosso dei gen, dove lasciano i sopravvissuti. Solitamente quando i sopravvissuti vedono una trappola cercano di evitarla, ma io voglio che accada esattamente l'opposto. Portandoli a trigenare, infatti, si troveranno in una situazione spiacevole, di alta pressione, dove vorranno fiondarsi almeno in 2 per chiudere rapidamente un generatore, prima che tu arrivi di nuovo. Questo farà sì che, grazie all'add-on Pietre Ridescente, loro rimarranno intrappolati. Quindi quello che vogliamo è che siano loro stessi a volerci andare sopra. A questo punto un ruolo fondamentale lo copriranno i nostri 4 perk. Scossa che ha un raggio di azione di 32 metri e dato che gli ultimi 3 gen sono vicini sarà molto facile riuscire ad attivarlo ed avendo esso un raggio di azione abbastanza ampio di 32 metri riuscirà quantomeno a coinvolgere un generatore, ma se vi va bene anche più di uno e quindi di far regredire più generatori in simultaneo. Poi Ecoflagello del dolore, che sarà usato solamente quando uno dei 3 gen che dobbiamo difendere è avanzato. Non mi interessa realmente andare a far regredire un generatore che non faciliti il trigen. Flagello ha troppi pochi token e deve essere usato solamente in questo modo. A questo punto loro capiranno che l'intenzione è quella di volerli portare al trigen, sempre che non ci si trovino già, e proveranno con fretta a chiudere quel generatore, ritoccandolo. Buon per noi perché avremo modo di applicare gli ultimi 2 perk. Ossia Pop, che avrà il compito di far regredire il gen di un ulteriore 30% che andrà sommato alla percentuale di regressione di flagello eco del dolore e sovraccarico facendolo regredire velocemente. Perché sovraccarico e non richiamo salmastro? Beh, il perk dell'Oreo per intenderci ha una regressione istantaneamente più veloce, ma pattugliando un'area estremamente ristretta ho la possibilità di sfruttare il secondo effetto di sovraccarico, ossia essere molto più presente vicino ai 3 generatori mi porterà a trovarmi spesso nella situazione in cui un sopravvissuto è lì che gentappa davanti ai miei occhi per evitare la regressione di quel generatore, ma dato che io mi sto proiettando verso di lui si staccherà per evitare un hit e questo inevitabilmente gli farà sbagliare lo skill check difficile del perk del dottore. I consigli finiscono qua, a breve l'endgame ed un piccolo recap dei punti più importanti. Se sei arrivato fino a qui volevo dirti che sei una gran bella persona perché stai aiutando un piccolissimo canale a crescere e questo per me è di grande motivazione soprattutto per creare altri contenuti. Per dimostrarmelo magari commenta nei commenti con Trapper Spritz. Ricordati inoltre che se vuoi giocare con me basta aggiungermi su Steam, il nome è sempre lo stesso, DBD From Home.
Ok.